sono Gossipina e vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che ci dimostrate tutti i giorni. Io vi ringrazio davvero tanto. E a te ricordo che per essere aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. L'isola dei famosi 2023, Christopher eliminato, 5 naufraghi in nomination. Natalie Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Mazzoli, Pamela Camazza, Luca Vetrone. Commenta e vota nella community e guarda tutto il video fino alla fine, troverai una simpatica sorpresa. Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV. La puntata dell'Isola dei Famosi 2023 questa sera di lunedì 22 maggio. Ultima al televoto Elena Prestes, la naufraga brasiliana ha lasciato Playa Tosta con l'amica Nikita Pellizzon. Paolo Noyes si è ritirato a causa di un problema di salute. Prima di salutare i compagni, la naufraga ha scelto di dare il bacio di Giuda ad Alessandra Drusian. Arrivata sull'isola di Sant'Elena, viene aperto un televoto flash tra Christopher e Gianmaria per decidere chi dovrà andarsene. Il meno votato è stato Christopher Leoni che, quindi, è l'eliminato. Lo spirito dell'isola ha sciolto le tribù, quindi che, a partire da questa settimana, sono tutti contro tutti. I nominati sono stati 5 ed ecco il sondaggio. Prima Pamela Camassa con 52%, segue al secondo posto Natalie Caldonazzo con 21%, al terzo posto Marco Mazzoli con 12%, quarta Corinne Clery con 6% e a rischio eliminazione è Luca Vetrone con il 3%. E tu chi vuoi salvare? Amica o amico sono soltanto voci, bisbigli, rumoreggi, voci di corridoio, non c'è niente di sicuro e del domani non c'è certezza. A presto con nuove anticipazioni, news, indiscrezioni, un saluto da Gossipina. Ora non ci sono più tribù, ognuno lotta per la sopravvivenza. Andrea Lo Cicero come si comporterà come leader dell'isola? Lo scopriremo la prossima puntata. Torna a trovarci. Il meglio deve ancora venire. Pubblicità con il cuore. Amore. Salve, sono Aneta Buptova, e per essere sempre aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. Una tragica fine della storia d'amore per gli ex protagonisti di Uomini e Donne. Mi sento di difendere dalle accuse di tradimento Soraya Ceruti, l'ex dama del trono over. Ora basta. Il famoso imprenditore non era forse di Como? Ah no, ora è di Napoli, perché vi fa più comodo così per far fare più chiacchiere. Le storie purtroppo finiscono ed è una sconfitta per entrambi. Non c'è necessariamente di mezzo una terza persona ogni santa volta che un amore giunge al capolinea. Questa evidentemente sarà la visione di chi affronta la vita così. Più amore e meno perfidia. Vivrete meglio. Arriverà il momento in cui romperò il censura e dirò come sono andate realmente le cose. Tempo al tempo. Ragazzi, veramente, avete fatto esplodere, scoppiare di rabbia la mia amica che proprio non lo fa di solito. Ha ragione. Prima era di Napoli, poi era di Como, poi era il vicino. Robe totalmente inventate. Lui lo sa benissimo, l'ha pure dichiarato in un'intervista, ha detto proprio che non l'ho tradito, quindi veramente basta con questa storia. Basta. Non ho neanche la forza di alzarmi, di struccarmi, di prepararmi da mangiare. Morirei sul divano così. Mi addormenterei. Ti invito ad andare alla home page e votare i sondaggi. Condoglianza. Salve, sono Jack Vanone e per essere sempre aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. Uomini e Donne è stato colpito da un terribile lutto. La notizia è apparsa su tutti i giornali. È raro che scrivo di qualcosa che non riguarda me direttamente,
ma comunque rimane molto personale lo stesso. Purtroppo mi è venuta a mancare una persona molto vicina a me, in un tragico incidente. Oggi c'è stato il funerale. A volte la vita è davvero ingiusta, e quando non c'è altra soluzione si cerca di guardare in un'altra prospettiva. È molto difficile in questo caso, ma sapere che fino alla fine hai aiutato gli altri ti fa onore, perché con i tuoi gesti hai sempre insegnato come si vive e come si affronta la vita. Anche questo gesto della tua generosità nel donare fino alla fine ha reso perfettamente l'idea dell'uomo che eri e che tutti noi ricorderemo. Ciao Lorenzo, fai buon viaggio. Salve, sono il professore Gino Gerosa, del Centro Gallucci di Padova e ti invito ad andare nella home page e cliccare Community e votare tutti i sondaggi. Sono riuscito a fare battere nuovamente un cuore rimasto fermo per 20 minuti. L'eccezionalità sta proprio nei tempi. Nel mondo il trapianto di cuore da donatore in arresto cardiocircolatorio è realtà già da un po', ma è autorizzato dopo 3-5 minuti dalla constatazione di elettrocardiogramma piatto. In Italia la legge impone di aspettarne 20. Ma noi ci abbiamo creduto e, una volta avuta l'autorizzazione dal Centro Nazionale Trapianti, ci siamo riusciti al primo tentativo. Sembrerebbe che il donatore sia proprio Lorenzo, l'amico di Jack Vanore morto prematuramente, l'ultimo gesto di amore in grado di salvare una vita. E tutti noi siamo addolorati della morte di una grande persona. Buon viaggio in paradiso. Amore? Salve, sono Maria De Filippi e per essere sempre aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono detti addio a Uomini e Donne, avvenuta solo poche ore fa. Tutto lo sapevano e se lo aspettavano. Era nell'aria già da diverso tempo, andavano avanti senza interesse. Ida ha deciso di chiudere con il Cavaliere. Perché? Non si sa. Sappiamo soltanto che la dama è scoppiata in un pianto disperato. Sembrerebbe per quanto accaduto nello studio di Uomini e Donne, può essere che quello tra Ida e Alessandro non sia un addio definitivo. Sembra strano che la dama bresciana abbia dichiarato di essere innamorata di Alessandro per lasciarlo senza rimpianti. Cosa sarà successo in poco tempo di tanto grave da farle cambiare idea? Ti invito ad andare alla homepage e votare i sondaggi. Grazie, sei un grande amica o amico. Famosi dicono. Salve, sono Lorella Cuccarini e per essere sempre aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. Diventare mamma è un'esperienza che ha cambiato anche fortemente il mio modo di essere donna, ma anche di essere professionista. Le gravidanze sono arrivate nei momenti in cui non me lo aspettavo e ho anche riorganizzato la mia vita professionale sulla base dei figli che sono arrivati. Io a 20 anni ero una ragazza con tanti progetti e tanti sogni da realizzare ed ero al centro della mia vita, e questa era la cosa peggiore che potessi fare. Nel momento in cui sono nati i miei figli non sono stata più al centro di niente e in quel momento sono successe le cose più belle della mia vita anche a livello professionale. Questo ha detto mia figlia, non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com'è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza. Concludendo, io rispetto le idee e la vita dei miei figli. Se si fidanza con una donna, non avrei problemi. Non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e votare i sondaggi. Amore? Salve, sono Maria De Filippi, vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto. Per essere sempre aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. Francesca tocca si è messa a piangere dopo la puntata finale di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 14 maggio da Mattia Zenzola. La ballerina di origine siciliana è tra i professionisti del programma dal 2015 e dal 2021 raggiunta dal marito Raimondo Todaro, insegnante di danza. Ed è proprio per la passione della danza che i due si sono conosciuti. L'amore è nato dopo 4 anni e dopo 10 anni di fidanzamento nel 2014 si sono sposati. Un anno prima è nata Yasmin.
Le chiacchiere dicono di crisi tra i due ballerini. Ricordiamola una rottura nel 2020 quando la Francesca ha avuto un flirt con Valentin Dimitru. Dopo 2 anni l'amore sembra tornato. Sembrerebbe che da qualche mese Francesca e Raimondo ci sia una nuova crisi, per questo vuole abbandonare Amici. Ma nel gossip si sa, una notizia viene scalzata il giorno dopo da una contraria, e dopo aver parlato di rottura tra i due ecco che sono spuntate le voci di una gravidanza. Tutti si chiedono come mai Francesca Tocca è stata vista piangente dopo la finale di Amici. Cosa pensi? Ti invito ad andare alla homepage e votare i sondaggi. Grazie se sei una grande amica o amico. Salve, sono Enrico Papi e per essere sempre aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. Furiosa lite tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci hanno litigato all'Isola dei Famosi 2023. Si sono attaccati dopo la nomination fatta da Marco, leader della settimana, contro il cantante. Ecco le parole di Fabio: mi hai nominato dicendo in diretta che c'erano stati screzi. Quando dopo un battibecco in realtà mi avevi anche chiesto scusa dandomi un abbraccio. E non prendermi in giro che non sono Gianmaria, io ho 57 anni. Adesso ho capito chi sei. Hai rotto il censura a tutti che volevi andare via e stai ancora qui. Poi mi nomini e dopo mi abbracci e chiedi scusa. Sei un falso, questi sono atteggiamenti falsi. L'abbraccio di Giuda. Sì, ti ho detto che sei un principino e un baronetto. Io sono più coerente ed educato di te. Prontamente Mazzoli ha replicato: non ti sopporto veramente più. Se ti ho votato è perché non sapevo di dover fare un'altra nomination ed ero in difficoltà. Il tuo comportamento è da infame. Sei pazzo. Sì, sei un pazzo vero. E poi smettila, io tutti i soldi che ho me li sono guadagnati. Se fuori faccio una bella vita non sono affari tuoi. E ripeto che mi sono sempre guadagnato tutto. Hai rotto il censura da quando sei arrivato. Adesso mi stai sul censura e ti voterei volentieri. Godo se ti sbattono fuori. Io voto e faccio il censura che voglio, non devo rendere conto a te e a nessuno. Stai rosicando di brutto. Prima eri con tua moglie e hai detto: stiamo insieme prima che mi mandano fuori. Ti lamenti che parlo troppo? Mi pagano per parlare anche in radio, ho pure una bellissima voce. Sei permaloso, volevi essere immune? Pensavi di vincere? Sul contratto c'è scritto che devono vincere i Jalis? E smettila, non è? Tu sei un vecchio, censura. Sei un pagliaccio. Io non avevo bisogno dell'Isola dei Famosi per rinascere. Hai vinto Sanremo nel 1997, siamo al 2023, evolviamoci, aggiorniamoci. Sei un pagliaccio senza argomenti. Squilibrato, pensi che ti abbia nominato per un piano diabolico. Ridicolo, bugiardo e sei anche un censura. E tu da che parte stai? Ti invito ad andare alla homepage e votare i sondaggi. Salve, sono Gossipina e per essere sempre aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. La loro bella storia d'amore piace a milioni di follower da quando è sbocciato il loro amore nella casa più spiata d'Italia. Antonella ha lanciato una linea di gioielli dal nome The Queen Scacomatto. Edoardo mostra come si preparano i pacchetti e ha detto: prendi il pacchettino, Antonella mi ha messo sotto a lavorare. E faccio: Regina, ma c'è anche la mia preferita, la torre. Il bracciale con la torre, metti nella bustina, chiudi la bustina, prendi il fiocchettino, metti il fiocchettino, questa parte è un po' più delicata, fai così, metti il coso, giri, tac. Lo metti qua dentro allora e fai pure un cuoricino. A chi arriva questo cuoricino? Se vi arriverà questo con il cuoricino, metteteci, taggati. Sarà contenta Nikita del cuoricino che ho messo. Edoardo e Antonella stanno vivendo un periodo bellissimo e pieno di splendide sorprese. Ti invito ad andare alla homepage e votare i sondaggi. Ultime notizie. Salve, sono Maria De Filippi, vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che ci dimostrate tutti i giorni.
Io vi ringrazio davvero tanto. E a te ricordo che per essere aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. E veniamo alla notizia shock di oggi. Gemma Galgani abbandona uomini e donne. Anche quest'anno come sempre è giunta la stessa notizia. Sarà vero? Ora scopriamo il motivo che cosa sta accadendo in questi giorni a uomini e donne e in Tronover la redazione ha deciso di cambiare il palinsesto. Non possiamo rispondere alla domanda con certezza, di solito il Tronover ha sempre collezionato ascolti da record. Tutti i fan sono amareggiati e sperano che sia l'ennesima chiacchiera e girano i meandri di internet. A settembre la rivedremo in studio? Gli spettatori già sognano, mentre Gemma in caso si prepara a riaccogliere il suo ex in studio. Mi stai chiedendo se sarei turbata nel vederlo in studio? Diciamo che, a suo tempo, io l'ho amato tanto. Un ritorno in studio di Giorgio sarebbe una bella sorpresa. Io voglio cambiare il cast di uomini e donne e ci saranno delle belle sorprese. Ancora siamo in fase di studio. Riguardo il canale che stai guardando ti invito ad andare nella homepage e cliccare community e votare i sondaggi. Sei una grande amica o amico. Ieri e oggi. Sette magnifici sette. Salve, sono Gossipina e per essere sempre aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. Ecco per voi le 7 magnifiche coppie di uomini e donne, vi invitiamo di commentare e scrivere la coppia da voi preferita. Al 7° posto troviamo Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Andrea è un imprenditore, modello e influencer, ex concorrente di Temptation Island, ha partecipato a Uomini e Donne e il corteggiatore è riuscito a conquistare l'amore della tronista Teresa Langella. La coppia, che sta insieme dal 2019 ed ha una grande complicità, aveva già parlato di matrimonio nel 2020. Ancora non sono sposati. Al 6° posto Andrea Celioli e Arianna Cirincione si sono conosciuti durante il programma Uomini e Donne nell'edizione 2018-2019. L'ex tronista di Uomini e Donne, che ha partecipato anche all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, ora vivono insieme in un bellissimo appartamento bolognese, stanno pensando di avere un bambino. Al 5° posto Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Rosa, ex tronista partenopea, dopo solo 3 mesi di partecipazione alla trasmissione di Uomini e Donne, nel 2017, ha deciso di scegliere Pietro. I due si sono sposati e sono già genitori bis. Nel 2021 è nato Mario Achille, fratellino del loro Domenico Itan, nato nel 2019. Al 4° Clarissa Marchese e Federico Bregucci. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, nella stagione 2016-2017, è stata quella tra la tronista, l'ex Miss Italia Clarissa e il corteggiatore Federico. I due si sono sposati ed hanno avuto una bambina Aria. Sul podio sale Beatrice Valli e Marco Fantini, anche loro si sono conosciuti a Uomini e Donne che dal 2014 non si sono più lasciati. Convivono a Milano e sono tra gli influencer italiani più quotati sul mercato. Insieme hanno avuto 2 bambine, Bianca e Azzurra, ed hanno un altro ragazzo, Alessandro, nato dalla precedente relazione di Beatrice. Al 2° Teresa Ciglia e Salvatore De Carlo. La stagione 2014-2015 di Uomini e Donne ha visto nascere la coppia Teresa e Salvatore. Dopo la partecipazione a Temptation Island e un successivo periodo di allontanamento tra i due, marito e moglie non si sono più lasciati. Al 1° posto Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Il tronista Aldo nell'edizione 2013-2014, a Uomini e Donne, scelse come compagna per la vita la corteggiatrice Alessia. I due si sono sposati nel 2014 e hanno 2 bellissimi figli, Niccolò, nato nel 2015, e Leonardo, arrivato nel 2017. Di recente una tragedia: hanno perso il 3° figlio, un momento doloroso che la famiglia ha deciso di affrontare con coraggio. Cosa pensi? Ti invito ad andare alla homepage e votare i sondaggi. Grazie, sei una grande amica o amico. Oggi e domani.
Vita ha visto. Salve, sono Gossipina, vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore. Io vi ringrazio davvero tanto. E a te ricordo che per essere aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. Cristina 40 ha partecipato all'Isola dei Famosi edizione 3 del 2005, poi si è sposata con un imprenditore Matteo De Stefano con il quale ha avuto una figlia di nome Aurora. In seguito al divorzio, e prima di ritornare in TV grazie alla 7ª edizione del GF VIP, ha svolto lavori in un ufficio stampa, è stata un agente immobiliare, ha gestito un negozio di Milano, ed ha lavorato come cameriera in un ristorante sempre a Milano, sua città di residenza. Sei una grande amica o amico? Vai alla home page e clicca community e vota i sondaggi. Chi è? Oh! Commenta, ci fa piacere. La storia. Salve, sono Gossipina, vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che ci dimostrate tutti i giorni. Io vi ringrazio davvero tanto. E a te ricordo che per essere aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. L'8ª edizione dell'Isola dei Famosi è andata in onda dal 14 febbraio al 26 aprile 2011, sempre con la conduzione di Simona Ventura per l'8ª ed ultima volta consecutiva, affiancata in studio dalle opinioniste Vladimir Luxuria e Alba Paglietti, e con la partecipazione dell'inviato Daniele Battaglia in collegamento da Cayos Coquinos, Honduras. I 22 naufraghi sono stati sull'isola per 72 giorni, e Giorgia Palmas vinse il montepremi finale di 200.000 euro. Sei una grande amica o amico? Vai alla home page e clicca community e vota i sondaggi. Amore? Salve, sono Edoardo Tavassi, vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che ci dimostrate tutti i giorni. Io vi ringrazio davvero tanto. E a te ricordo che per essere aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. Io ci credo e voglio continuare la storia con Micol in Corvaia. E sono innamorato, ho scritto una lettera con una proposta seria. Ecco cosa c'è scritto nella lettera. Piccola Micol, mai avrei pensato, partecipando Grande Fratello VIP, un programma televisivo, di trovare una ragazza speciale come te. E proprio ora che siamo fuori dalla casa, ho avuto la conferma di quanto tu possa essere importante. Mi manca non poterti più vedere tutti i giorni e condividere ogni cosa con te, come abbiamo fatto per mesi, visto che abiti a Milano e io qui a Roma. Micol, vuoi venire a vivere con me? Per stare ancora vicini e anche un po' da soli. Ma proprio quando la casa stava iniziando ad assomigliarti, con i trucchi sul lavandino, i tuoi inseparabili scarponcini neri, i top colorati sparsi nei cassetti, era giunto per te il momento di tornare a Milano. E così, dopo 5 mesi passati praticamente in simbiosi, ci siamo dovuti dividere, per la prima volta. Ancora ricordo quel momento in stazione e i 1000 baci che ti ho dato prima di salutarti mentre il treno si allontanava. Ho 38 anni e quando capisco di avere vicino una persona speciale, mi piace l'idea di progettare un qualcosa insieme. Insomma, Micol, non voglio rischiare di rovinare tutto, o addirittura perderti per colpa della distanza. Tu lo sai, io tendo a essere un po' buffone, non mi piace tirare fuori i miei sentimenti, ma con te è davvero tutto inaspettato e bellissimo. E mentre fantastico sul nostro futuro insieme, la mia mente fa un balzo nel passato, al momento del nostro primo incontro, quando ti ho vista la prima volta all'interno della casa. In quell'istante ho immediatamente sentito una strana confidenza e ho iniziato a prenderti in giro. Siamo gli incorvassi, come ci chiama il nostro pubblico, la mia piccola Micol, come ti chiamo io. Ti aspetto Micol, la piastra e lo struccante stanno al solito posto, il resto lo inventiamo insieme. Tuo. Sei una grande amica o amico? Vai alla home page e clicca community e vota i sondaggi.
Cambio sesso. Commenta, ci fa piacere. Ultime notizie. Salve, sono Alfonso Signorini, vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che ci dimostrate tutti i giorni. Io vi ringrazio davvero tanto. E a te ricordo che per essere aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. Belen e Antonino pensavano che nel 2023 non si credesse più alle favole, continuano le chiacchiere che asseriscono che Luna Marie non sarebbe la figlia di Antonino Spinalbese e di Belen Rodriguez ma di una certa Tatiana dalla quale avrebbero acquistato gli ovociti per avere la piccolina. La bufala è iniziata quando Tatiana Sova aveva pubblicato un video dove accusava Belen e Spinalbese di averle sottratto gli ovociti, asserendo che la piccola non era figlia loro, ma sua. Secondo Tatiana, ha subito un intervento presso l'ospedale Borgotrento di Verona, i medici le avrebbero asportato gli ovociti senza il suo volere, su ordine di Belen e Antonino. Il motivo? Belen Rodriguez sarebbe una persona transessuale e non in grado di avere dei figli, dice la Tatiana. Tatiana dice, Belen è un uomo, non ha utero e ovaie. Come sempre succede, ci sono alcuni che credettero davvero a questa farsa e oggi continuano ad accusarli. Sono invidiosi o credono davvero alla storia? I due hanno perso la pazienza e in risposta all'ultimo commento, ecco il commento, avete fatto un bel investimento comprando gli ovociti di Tatiana asportati illegalmente nell'ospedale. Solo grazie a questi ovociti sei diventato famoso. La bambina sarà restituita alla vera madre biologica. Un bel investimento con un guadagno sicuro. Una piccola schiava indifesa gratis che devi mantenere. Basta sfruttarla nei social. Spinalbese risponde con una battuta, signora, non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare l'ovociti di Tatiana? Riguardo il canale che stai guardando ti invito ad andare nella homepage e cliccare community e votare i sondaggi. Sei una grande amica o amico? Amici di Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva! Sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento e per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina e torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao ciao.